Ben ritornati su Etica Artistica, questo è il quinto video della introduzione alla filosofia dell'Islam classico conosciuto dai latini. Mi raccomando, come faccio sempre, vi invito ad arrivare alla fine del video perché altrimenti sarebbe difficile comprendere le premesse iniziali. Nello scorso video abbiamo parlato della indifferenza delle essenze, mentre invece in questo video parleremo di un argomento straordinario, un argomento che ha interessato l'essere umano fin dai tempi più antichi, ovvero la creazione del mondo, la creazione dell'universo. Siamo infatti nella metafisica per eccellenza, ovvero nella scienza del divino, e vedremo come Avicenna intenderà questa creazione. Se ricordate, in uno dei video precedenti, e se non lo ricordate ve lo linko comunque qui sopra, abbiamo parlato delle tre diverse definizioni della metafisica per Aristotele e come tra quelle apparisse la definizione di scienza delle sostanze immobili e separate dalla materia, cioè del divino. Bene, oggi ci troviamo esattamente lì. Avicenna intende Dio come causa prima. Ricordate bene questa definizione perché sarà molto importante per noi successivamente. E inoltre propone una teoria emanazionista. Cosa significa emanazionista? Significa che per Avicenna Dio crea per emanazione. Una metafora che può aiutarci a comprenderla è quella del fuoco. Pensate all'attività del fuoco, di un focolare qualunque. Il fuoco emana il calore intorno a lui in modo del tutto naturale e la creazione, per coloro i quali propongono una teoria emanazionista, avviene seguendo proprio questo paradigma. Immaginate quindi come se ci fosse un piccolo nucleo centrale che agisce in modo tale che per emanazione da lui stesso si crei tutto il resto dell'universo. Vi anticipo che questo sarà uno dei punti più problematici sia per quanto riguarda i cristiani, sia per quanto riguarda i filosofi più prettamente islamici, anche quindi i teologi islamici. Ma ne parleremo soprattutto in un video successivo in cui parleremo delle teorie di Al-Ghazali. E considerato che abbiamo paragonato l'azione creatrice di Dio a quella del fuoco, potete già immaginare quali possano essere i punti critici per degli islamici o dei cristiani. Comunque sia, ritornando a noi, quindi abbiamo una causa prima, quindi Dio, che crea per emanazione, in modo del tutto naturale. Ma questo Dio crea proprio tutto? La risposta è ni. Anche qui provate a immaginare i punti critici, ovvero questa causa prima per Avicenna fa partire quello che potremmo definire, per semplificare, una sorta di effetto domino, ovvero troviamo Dio che causa diretta soltanto di un ente, che è quello successivo a lui. Di tutti gli altri enti, quindi di tutto il resto del creato e dell'universo, questa causa prima è causa soltanto indiretta. Pensate appunto ai tasselli del domino. La caduta del primo tassello è quella che fa partire la caduta del secondo. È ovvio che l'ultimo tassello cadrà a causa indiretta della prima caduta, però a causa diretta invece del penultimo. Questo primo ente creato sarebbe nient'altro che la prima intelligenza e dopo questa prima intelligenza se ne susseguono delle altre, ma lo vedremo meglio nel prossimo video. Vi basti per adesso considerare il fatto che ci sia appunto questo effetto domino. Prima però di considerare ciò, dobbiamo un attimo calarci nel modus cogitandi di Avicenna e soprattutto dei filosofi dell'antichità, perché altrimenti anche questa prima intelligenza sembra una cosa abbastanza astratta, non capiamo il senso, perché Avicenna ha teorizzato una prima intelligenza e potete immaginare che se si parli di prima intelligenza vuol dire che ci siano anche altre intelligenze diverse dalla prima. Immaginate il reale come una grande catena in cui tutto è ordinato, è tutto armonico, è tutto perfetto. Ogni anello della catena quindi deve avere un anello precedente e un anello successivo. Per Avicenna, come per la maggior parte dei filosofi antichi, era inconcepibile immaginare una frattura totale tra il mondo sensibile e Dio, proprio per questo discorso della catena, perché una frattura tra il mondo sensibile e il mondo divino
avrebbe creato una vera e propria imperfezione nell'universo. Ed ecco perché era molto importante porre e teorizzare degli esseri intermedi tra il mondo sensibile e il mondo divino, proprio per colmare questa frattura, questa mancanza di perfezione del disegno totale, che rischierebbe di non essere più armonico altrimenti. Riprendendo l'immagine precedente della catena, potete immaginare quanto possa essere perfetta una catena tagliata in due, che quindi ha degli anelli mancanti. Per fare un esempio più vicino a noi contemporanei, tutti ad esempio abbiamo sentito parlare dell'anello mancante tra l'uomo e la scimmia. Bene, l'idea di una ricerca dell'anello mancante tra l'uomo e la scimmia non è molto diversa da quella dei filosofi antichi che consideravano che dovesse esserci un anello mancante tra il mondo divino e il mondo sensibile. L'uomo è un animale razionale, mentre invece la scimmia no. Questa situazione appunto è dicotomica tanto quanto l'altra, ovvero c'è una frattura, le due cose cozzano tra di loro, c'è bisogno appunto di trovare un anello mancante che congiunga le due posizioni. Da qui appunto la necessità di cercare questo anello mancante, perché altrimenti sarebbe un qualcosa di disarmonico. Bene, dopo aver analizzato cosa sia una teoria emanazionista e soprattutto aver visto più o meno quale sia il modus cogitandi dei filosofi antichi rispetto al creato, adesso siamo pronti per capire anche in termini pratici come avvenga la creazione secondo Avicenna e soprattutto come avvenga la creazione di quelli che abbiamo definito le intelligenze, ovvero degli esseri intermedi, e come poi si arrivi da questi esseri intermedi al mondo che tutti noi vediamo ogni giorno. Spero che anche questo video sia stato chiaro. In ogni caso avete la sezione commenti se volete chiedere qualcosa o comunque se avete delle considerazioni da fare sono sempre ben accette. Se vi è piaciuto questo video e vi sta piacendo anche tutta la serie di video sulla filosofia dell'Islam, vi chiedo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale che è totalmente gratuito. E noi ci vediamo sempre qui con il prossimo video su etica artistica.